Sì, io sono Domenico Emanuele Spagnuolo, anche noto come il più grande poeta della sua generazione. Qualunque produzione artistica non può essere rilegata alla cameretta, ma deve essere buttata nel mondo. L'amore, nella tua ottica, è anche, diciamolo, anche malato da alcuni punti di Sì, sì. vista, e però è necessario. Oggi ho invitato Domenico Emanuele Spagnolo, conosciuto sul web soprattutto per uno dei suoi progetti artistici, cioè Ciao Mamma, su Instagram, perché secondo me è stato in grado di interpretare in modo originale ed efficace alcune tendenze artistiche e sociali del nostro presente, dando vita a opere che da una parte sono molto profonde, molto espressive ed emotivamente impegnate e anche intelligenti. Dall'altro lato però sono volontariamente banali, anche, lineari, altamente comunicative. Infatti è riuscito anche a coinvolgere una larga community nel suo percorso artistico. Poi cercheremo di ripercorrere dall'inizio i suoi progetti e capire come è arrivato poi a Ciao Mamma. Dunque, come descriveresti le tue opere di Ciao Mamma? Cioè, sicuramente hanno a che fare col meme, e tuttavia non è solo questo. Prima di tutto, ciao a tutti, io sono Domenico Emanuele Spagnuolo, come appunto detto nella presentazione, anche noto come il più grande poeta della sua generazione. E vorrei proprio partire da questa cosa qui, perché si lega a doppio filo con questa situazione. Da che cosa nasce l'idea del più grande poeta della sua generazione? Nasce tutto molto, molto tempo fa, molto prima di Ciao Mamma, ovvero dal momento in cui ho iniziato ad avere a che fare con altre persone che dicevano di voler fare produzione artistica e soprattutto quando si è adolescenti si ha a che fare con tantissimi eh, ragazzi che vogliono scrivere, ma che hanno paura di esporsi, che hanno paura a far leggere le proprie cose, ha paura di questo giudizio costante che adesso c'è ancora di più, ma c'era anche sicuramente qualche anno fa quando non erano così famosi i social network. Io vedevo tutti questi ragazzi che dicevano di essere poeti, di essere scrittori, di voler scrivere, ma nessuno di loro aveva il coraggio di esporsi. Io penso che gran parte al di là dell'attitudine poetica, proprio dell'essere poeta, eh, avvenga nel momento in cui ci si espone e ci si espone al giudizio esterno, ma qualunque produzione artistica non può essere rilegata alla cameretta, ma deve essere buttata nel mondo. E quindi la produzione artistica deve avere necessariamente una controparte di pubblico e sociale, secondo me. E quindi io che avevo la voglia di espormi, di preparare delle presentazioni poetiche, di farmi vedere, perché ho iniziato appunto facendo dei monologhi poetici all'interno della mia zona, della mia città di Erba, con le persone che conoscevo, quindi facevo anche delle presentazioni davanti a 5 persone, non davanti a tante persone, per prendere per il culo gli altri ragazzi che dicevano di essere poeti, io dicevo che ero il più grande poeta della mia generazione. E gli altri naturalmente mi criticavano, ma mi criticavano in privato, in circoli privati, in zone private, e non aveva nessuno di loro il coraggio di mettersi in competizione con me, non una competizione reale perché non esiste chi è più bravo, chi è più scarso, ma semplicemente di uscire, creare un loro ambiente e mettersi in gioco. E quindi io alle mie presentazioni dicevo che ero il più grande poeta di Erba, fra tutti i ragazzi della mia generazione, perché non esisteva competizione, ma non perché non esistesse competizione perché ero più bravo, ma per il semplice motivo che nessun altro faceva questo. E quindi nasce come una battuta e si può vedere quanto l'ironia sia presente fin dall'inizio della mia produzione poetica. E penso che sia ciò che mi ha portato anche ad avere un minimo riscontro sui social. Io sentivo che prima dicevi volutamente banale in alcuni passaggi, però di fatto non era questa l'idea era più che altro del volutamente semplice. La mia è una scrittura Mhm. che tende a semplificarsi, ma non per volontà di ottenere un pubblico maggiore, perché poi magari ne parleremo, ma di volontà di pubblico ne ho avuta sempre abbastanza poca. Tant'è che ho iniziato a fare numeri molto importanti quando, diciamo, sono entrato più in contatto con la mia parte interiore e ho voluto meno
seguire trend e wave dei meme Instagram, tant'è che, come potete vedere, sono una delle poche pagine con più di 20.000 follower che non segue i trend. Io non seguo mai una wave di meme, mai un trend, non lo faccio, mentre tutti gli altri lo fanno, perché aiutano ad ottenere follower, e a me non interessa. E quindi niente, c'è una volontà di semplificazione più che una volontà di essere banali per essere compresi, ma semplicemente, secondo me, se tu riesci a mettere una complessità a livello semplice, riesci ad avere un doppio livello di lettura e quindi ad arrivare a più persone, ma è un intento più sociale che economico di followers, tant'è che io non monetizzo Ciao Mamma, cioè non guadagno tramite Ciao Mamma. Certo. Ho guadagnato dal punto di vista umano perché ho conosciuto persone incredibili, perché ho un pubblico, perché sono sovraesposto mediaticamente, che poi è anche relativo perché comunque stiamo parlando di 30-35 mila follower adesso, che sono tanti ma non sono tantissimi, però non ci ho guadagnato economicamente. Anche se so che hai avuto un profilo anche che ha raggiunto 70.000 follower per poi essere bannato. Sì, esatto. Sì, ma se ti interessa ne ho avuto uno da 20, da 25.000 su Facebook che è stato bannato, poi sono arrivato a 70, eravamo quasi a 80.000 follower su Instagram e sono stato bannato anche lì. Ma lì posso dire, giustamente, stavo esagerando, mentre con questo nuovo profilo sto seguendo molto più le regole della community, sto trovando posti diversi dove sfogarmi e quindi se sei su Instagram devi seguire le regole di Instagram. Certo. Dunque sì, quando io parlavo di banalità, effettivamente ho sbagliato, ma ciò che intendevo dire è che tu riesci a sfruttare anche frasi veramente semplici, veramente alla portata della quotidianità che abbiamo sentito varie volte, tuttavia le metti in un contesto sia visivo che di altre frasi, tale per cui assumono una potenza le tue opere. Cioè, sono dei meme, diciamo, recuperano il formato meme e sono Sì, molto incentrate sul formato di Instagram, cioè la vignetta di Instagram, molto potenti a livello visivo, cioè balzano all'occhio, il font, la cura del font è importante, e tuttavia tu sfrutti il formato del meme, il formato di Instagram, sfrutti Instagram per raggiungere il tuo scopo. E infatti tu dici, io non seguo i dettami delle altre pagine di meme, cioè i tuoi non sono solo meme, non sono produzioni in stock, nonostante la quantità della tua produzione sia esorbitante, in realtà non ha il carattere di intercambiabilità del meme. Cosa voglio dire? Cioè, quando scrolli meme, uno vale l'altro, di fatto. Sono tutti molto simili tra di loro, alcuni mi fanno un po' più ridere, altri no, ma a lungo termine lasciano poco. Il tuo format, le tue opere, sfruttano la potenzialità del meme, cioè la facilità di comprensione, anche l'ironia, per poi però raggiungere un obiettivo diverso, infatti lasciano una traccia diversa. Quindi come, come hai, come hai ideato questo formato? È nato spontaneamente? Si è sviluppato col tempo? L'hai modificato col tempo? E cosa credi lo renda unico? allora, io avevo chiuso Ciao Mamma dopo che mi avevano bannato su Facebook. Vabbè, non starò qui a fare tutta la storia perché è troppo lunga, non ha senso. Focalizziamoci su questa domanda che mi piace molto. Allora, mi avevano bannato su Facebook, io scrivevo cioè avevo iniziato proprio per noia, ma facevo le mie poesie, ma Facebook era per divertirsi. Ho detto, ho visto questo nuovo medium, ho iniziato, ma perché io faccio meme dal 2017, adesso siamo nel 2023. Poi qualcuno si spiega anche perché magari certi numeri è soltanto costanza e perseveranza molto spesso. La gente mi conosce da tanti anni, anche se io ho dovuto ricrearmi la fanbase più volte. Vabbè, allora ho deciso di ricrearmi questa pagina su Facebook, però non avevo più, non mi piaceva più, ma semplicemente perché Facebook non girava più, non facevo numeri. E se tu non fai numeri, ma numeri legati alla quantità, non era tanto il numero di like o il numero di condivisioni, proprio che la gente non vedeva, perché quando sei un creator su Facebook, Instagram, vedi proprio il numero di persone che leggono. E io magari scrivo un meme, una frase, perché io scrivo molte frasi, nasce
questa sottocategoria del meme che si chiama text posting. Ehm, e quindi facevo shit posting, quindi overpostavo, sempre scrivevo tantissimo, ma lo facevo tramite frasi, quindi text posting. Ehm, e quindi mi ero molto scoraggiato. Allora dei miei amici che mi seguivano delle pagine, perché ho avuto a che fare comunque con tante pagine meme, mi hanno detto, dai, spostati su Instagram, Instagram funziona. Allora facevo gli screenshot alle frasi e le mettevo su Instagram. A un certo punto, una nota pagina di meme, che è Vabbè Raga, gestita da una persona, secondo me, veramente molto intelligente, e anche per lei, secondo me, Vabbè Raga è un progetto artistico che definire Monica solo come Vabbè Raga, secondo me, è sminuente proprio per la qualità della persona, sia umana che dal punto di vista artistico. Comunque, Vabbè Raga mi ha passato un'app che si chiama Whisper e mi ha detto, secondo me è perfetta per il tuo formato. Quindi quest'app mi è stata consigliata, che era appunto quest'app che cosa fa? Fa una cosa semplicissima, ti centra la frase, tant'è che ti centra l'immagine, tant'è che molto spesso taglia i bordi, e poi ti dà la possibilità di apporci sopra vari font diversi. Il font base dei meme che è l'Impact, che in realtà quello lì non è un impact vero perché dovrebbe essere Helvetica New, qualcosa del genere, e altri font. E quindi mi ha dato la possibilità di scrivere le mie frasi in una maniera più impattante, quindi non era più lo screenshot, ma era l'immagine di sottofondo e sopra la frase. Devo dire che quando ho iniziato così ho avuto un'esplosione subito, cioè sono passato dai 1000 follower che avevo ai 3-4 mila, subito. C'è da dire che in quel periodo, che stiamo parlando del 2020, forse ho iniziato a fare i meme in questo modo su Instagram, c'erano pochissime pagine in Italia che utilizzavano questo formato, mentre quest'idea del meme whisper, così come si dice, era molto già utilizzato, non moltissimo, ma era un po' utilizzato all'estero. C'era qualche pagina italiana che lo faceva, meme di questo tipo, ma avevano 4.000 follower, la più grossa per dire. E niente, io tramite questo formato poi l'ho affinato nel tempo, non tanto nella scelta delle frasi, ma nella scelta dell'estetica, perché c'è tantissima, cioè io penso che si veda tantissimo, traspare a chi ha un minimo di sensibilità, quanta ricerca ci sia nello sfondo delle immagini, quanto sia importante per me andarmi a cercare il cazzo di illustratore sconosciuto giapponese che ti ha fatto quell'illustrazione lì in un artbook di 20 anni fa e la metto, perché comunque secondo me il feed è fondamentale nella comunicazione via Instagram, eccetera. E tu dici giustamente l'utilizzo del formato meme, l'utilizzo del formato meme è perché io sono figlio della mia epoca, io sono figlio del mio tempo. Cioè, se io mi mettessi nella mia cameretta a scrivere sopra un taccuino, sarei un coglione, non sarei un artista, perché magari posso essere il più grande poeta della storia, ma non posso scrivere sul taccuino nel 2023 quando c'è la comunicazione tramite social. Io sarei un artista che non utilizza le tecnologie del mio tempo. Se Beethoven esistesse adesso, non farebbe più la musica al piano, sarebbe, vabbè, questa qui è un po' una sparata, sarebbe un artista di musica elettronica, molto probabilmente, perché se io ho una sensibilità e un'attitudine di un determinato tipo, ma soprattutto un'attitudine artistica, io cerco di sfruttare i mezzi che mi dà la mia epoca per essere al centro del dibattito. E quindi sfrutto il meme, ma non è che mi metto a tavolino e penso di sfruttare il meme, non sono un brand io. Lo faccio perché mi viene spontaneo. Perché se tu vivi all'interno della tua epoca e hai un'attitudine artistica, è normale avere questa evoluzione. Io in un'altra intervista che ho fatto con uno youtuber abbastanza famoso in Italia che si chiama Brando, Culo Brando, dicevo appunto che lui, Sì, diceva lui sì. appunto che secondo me c'è una quantità incredibile di artisti memer italiani come Crudelia Memon, vabbè raga, anche loro hanno una loro identità, un loro seguito, sono semplicemente le persone con grande sensibilità, con questa attitudine artistica che stanno vivendo la loro epoca. Spero di essere stato chiaro in questo concetto. Molto chiaro. Si vede molto la tua volontà di
lasciare una traccia, di rapportarti col mondo, di rapportarti con le persone intorno a te e raggiungere nuove persone. Cioè per te l'esperienza artistica è soprattutto un'esperienza di condivisione e di... Ma certo, perché l'individualità di un singolo soggetto non è soltanto quella personale, ma è anche quella collettiva. È evidente che noi non siamo solo ed esclusivamente quello che siamo e quello che abbiamo immagazzinato, ma siamo anche quello che ci sta intorno. Quindi io che amo l'idea di crescere costantemente come persona, devo avere a che fare con molti ambienti, con molte esperienze, con molte persone e l'interazione diretta con le persone è una parte incredibile. Cioè io potrei fare dei meme incredibili, ma se non me li si incula nessuno, sarebbe un'esperienza castrata. Eh sì, io sono una persona un po' volgare. No, no, va benissimo, non ci scandalizziamo. Benissimo. Parlavi del rapporto delle immagini, perché sì, le frasi sono fondamentali ed è lì l'aspetto poetico, nonostante non siano formalmente delle vere e proprie poesie le tue, no? Però la tua ispirazione, la tua indole, quella che tu chiami attitudine poetica, pervade tutte le tue opere. E tuttavia io credo che, come anche tu hai detto di fatto, parlando della tua esperienza, ciò che rende uniche le tue opere, ciò che le rende così potenti, è il rapporto tra immagine e scritta, che a volte è contrastante, Sì. a volte invece è lineare, cioè si potenziano a vicenda. E poi soprattutto la quantità, cioè un tuo singolo post contiene almeno 5-6 immagini, a volte anche di più. E quindi questa moltitudine di brevi pugni nello stomaco, possiamo dire, fa sì che anche la frase più semplice in realtà poi costruisca un'impalcatura di significato e di espressività non trascurabile, quando invece magari il singolo meme, la singola immagine, non avrebbe raggiunto tale forza. Comunque penso che per quanto molte persone, secondo me, principalmente chi non utilizza il mezzo non si rende conto, ma postare così tanto molto spesso è controproducente. Instagram ti aumenta la reach, quindi il numero di persone che vedono il meme, in base ad un posting opportuno per la piattaforma. Quindi molto spesso sarebbe opportuno postare ogni 30 ore, per- almeno in questo momento. Poi l'algoritmo continua a cambiare perché un po' di tempo fa era 24, poi 28, poi 30. Secondo me, tramite quello che vedo, le altre pagine meme, la mia pagina, eccetera, secondo me 28-30 ore è il momento opportuno. Io posto quando ho bisogno, quindi magari lascio passare 3 giorni senza postare, magari faccio 3 post in un giorno. Fare 3 post in un giorno è controproducente. Quindi postare così tanto in realtà non ti aiuta a crescere. È tutto molto più spontaneo di quello che sembra, molto più emotivo. Io faccio e non ho paura del giudizio esterno, cioè per me è completamente irrilevante quello che penseranno le persone che frequento, i miei amici, i miei genitori, le persone con cui lavoro nel momento in cui entrano in contatto con il meme, perché questa è una filosofia, poi penso che sia controverso citarlo in questo momento per tutto quello che è successo, però ha fatto anche ehm, tanti, ha una sua credibilità artistica importante, è un artista incredibile, quindi secondo me ci sta anche citare Kanye West. Ehm, Kanye West diceva che la vita non è un test, non è un test costante al quale noi siamo sottoposti. Io non posso continuare a dire sempre ed esclusivamente la cosa giusta. Io devo semplicemente seguire il mio flusso e fare. Poi naturalmente è evidente che io ho delle reference, ho un'esperienza e quindi tutto quello che produco va migliorandosi ed è mitigato dalla mia esperienza ed è mitigato da quello che penso, da quello che fruisco. Però io non voglio pormi il problema. Non voglio pormi il problema del pubblico, non voglio pormi il problema di sembrare imbarazzante e tante volte quando vado a scrivere qualcosa di banale lo scrivo perché ci credo veramente, è un'attitudine post-cringe, io non mi cringio, io non provo imbarazzo per quello che penso, non provo imbarazzo se scrivo una frase banale, se faccio una battuta banale. Così puoi trovare sia la battuta più geniale che mi è venuta in mente quella settimana, che tu la leggi e dici cazzo, se non l'avesse scritta lui non l'avrebbe scritta nessun altro, e poi magari il meme dopo c'è una ragazza con le tette giganti con sopra scritto mi manchi. Ma io lo penso, sono immagini che mi piacciono,
io sono cresciuto con quell'estetica anime, MTV, anni 80-90, con quella fisionomia, con quelle reference. Quindi se puoi trovare all'interno anche quello, perché è parte della mia cultura, è parte di quello che si è sedimentato all'interno di me ed è parte di quello che rielaboro esternamente. Mi devo vergognare se ho delle reference che possono essere anche di ispirazione hentai porno? Assolutamente no, non vedo perché dovrei farlo. Mi devo vergognare se scrivo mi manchi, mi devo vergognare se scrivo ti amo e basta, che sono frasi di una banalità sconcertante che hanno scritto tutti quanti prima di me, ma no, perché semplicemente quello che ho pensato, quello che mi è passato attraverso è quello che voglio esternare, perché se io tolgo il sentimento da quello che faccio, perde tutto completamente di senso. Per me, se non ci fosse sentimento, tutto quello che scrivo, tutto quello che posso non avrebbe senso. C'è tantissimo di cui parlare. Innanzitutto, come la sincerità in questo caso e quello che tu chiami il post-cringe, cioè superare questa fissità e questa rigidità nel confronto con gli altri, in realtà ti ha portato, secondo me, a un livello di contatto con la community e un livello di profondità in ciò che fai inedita per gli altri artisti, perché c'è sempre stato un filtro, no? Invece tu i filtri tendi ad abbatterli. Ovviamente il 100% secondo me è difficile da raggiungere perché c'è sempre un rapporto con il giudizio, un Ma è giudizio con se impossibile, stessi, è esatto, impossibile. però è evidente come tu ti esponga tantissimo e, senza troppi timori, senza troppe remore. Poi c'è l'aspetto dell'estetica anni 90, che è evidentissima, e anche primi 2000, MTV, manga, anime, di Sì, cui sì. abbiamo parlato anche in un'altra intervista con Michele Ma io Falcone. sono, anzi, ma guarda, ti faccio vedere una cosa. Ok, ho in mano un artbook di Tekken 3 che ho comprato e questi sono i miei acquisti. Io ho preso un artbook con lo studio dei personaggi di Tekken 3. L'ho acquistato su Vinted di seconda mano ed è uno dei miei acquisti normali. Io ho la casa che è piena di artbook. Eh, Voi pensate dove le vai a prendere le immagini, se no, tante volte? Non è soltanto una questione di estetica online. Io faccio le foto, ho messo in uno degli ultimi post le foto al manga che stavo leggendo di One Piece. Sono... Ma perché io comunque svario molto tra il pop e l'underground e quindi al di là dell'estetica anni 90-2000 che tu dicevi che sicuramente è quella predominante, ad esempio ho fatto di recente un post su Realismo capitalista di Fisher, che era un libro che ho Vero? letto, che mi piace molto, che tratta di economia. Vabbè, io sono laureato in giurisprudenza, quindi comunque mi piace molto parlare di politica e di economia, che sono le mie materie. Io sono un docente di diritto ed economia, tra l'altro, economia politica. Mhm. Eh, Sì. Vabbè, ma non voglio entrare in questo ambito. Però stavo leggendo Fisher, ho letto Realismo capitalista, ho preso una IA di produzione di immagini, ho fatto una serie di immagini tramite IA in modo che fosse completamente mio al 100% quel post, ho scritto delle riflessioni sul realismo capitalista e le ho postate. Secondo me sono quelle che ritornano di più a livello di estetica sono le cose anni 90, anni 2000, perché quello che seguo su Twitter, molto banalmente. Io su Twitter guardo gli aggiornamenti dell'Inter, gli aggiornamenti di politica e gli illustratori giapponesi, perché che li continuo a seguire, quello è quello che mi piace, quello che vedo e quindi è quello che mi ispira, quello che voglio riportare dal punto di vista estetico. Magari tra 6-7 anni smetterò di vedere quell'estetica, inizierò a frequentare gallerie d'arte, mh, che ne so, di ispirazione differente e avrò degli sfondi diversi. E quindi dicevamo, la scelta dell'immagine è molto legata a questo immaginario, che ha tanta presa nel pubblico, vedo, e lo capisco, anch'io lo recepisco, lo capisco molto bene, e ha un valore, perché riesce secondo me a coniugare sia l'aspetto di profondità e di sensazioni, ha l'aspetto invece un po' più ironico e l'aspetto un pochino più di facile fruizione, ma poi questi argomenti li affronteremo. Volevo chiederti invece, a volte, come dicevamo, il contrasto tra scritta e immagine crea un po' di disorientamento, ma anche di interessamento, di curiosità e di espressività. Dall'altro lato, invece, immagine e scritta si vanno di pari passo.
come ti comporti in questo caso? Anche qui segui un'ispirazione, segui la pancia, hai un progetto, metti delle immagini che ti piacciono Allora, in archivio e poi le scegli successivamente? io ho un archivio infinito. Tant'è che adesso Google mi vuole far pagare perché ho troppi giga, utilizzo troppi giga di cloud. Ehm, io ho salvato qualunque frase io abbia mai scritto su Facebook e Instagram, anche nelle pagine bannate. Infatti è molto facile per me trovare chi mi copia perché basta trovare la frase uno a uno. C'è tantissima gente che mi copia. Prima mi dava fastidio, adesso non me ne frega più niente. Mi dà un po' fastidio ogni tanto quando prendono i miei meme uno a uno e non mi citano. Però Mhm. ormai anche sti cazzi, sono diventato grande, non me ne frega più così tanto. Faccio il mio e guardo il mio. Ehm, sì, la scelta delle immagini, a me capita di vivere molto il momento, come ti dicevo. Quindi, se nella serie di, se io salvo le immagini o cerco delle immagini per una settimana, è molto probabile che utilizzi solo quelle immagini di quella settimana, non vado a ricercare immagini più vecchie nel mio archivio. Ok? Però molto spesso, sempre più spesso, mi capita o di lavorare con degli illustratori che facciano opere originali, pertanto o io modello la Mhm. frase sulla loro illustrazione, oppure io gli Sì. invio le frasi e loro Ah. disegnano ispirandosi a qualcosa che ci sarebbe bene sopra. Questo diciamo è il lavoro che faccio con le persone che fanno opere originali. Parlaci di qualcuno di questi artisti, per favore. Allora, io ho iniziato, sì, vabbè, allora io ho iniziato, una delle prime persone alle quali ho chiesto di fare una collaborazione di questo tipo è Nova, si chiama, è un'illustratrice molto, molto forte, molto, molto forte. Ehm, e io voglio citare lei, nonostante non abbiamo mai fatto un post condiviso, per un motivo semplicissimo, perché io la seguivo su Instagram, pensavo che disegnasse benissimo, ho fatto degli screenshot delle sue opere, le ho scritto in privato e le ho detto per piacere posso postarle. Lei mi ha detto di sì e le ho postate. Un artista con cui ho fatto un post condiviso che mi piace moltissimo si chiama Capitan Artiglio. Capitan Artiglio è un illustratore, sto parlando solo di illustratori italiani naturalmente. Capitan Artiglio è un illustratore italiano con il Certo. quale abbiamo fatto un post, pensato, ci siamo sentiti addirittura via mail, pensa alla serietà che è avvenuta in questo caso. E poi vabbè ci sono altri ragazzi con cui ho collaborato. Generalmente è tutto molto spontaneo. Io seguo tante persone su Instagram. Dopo un po' ho anche l'unfollow facile, però se ti guardo costantemente nel feed, a un certo punto io ti scrivo e ti dico per piacere collaboriamo. Mi capita molto più facilmente di collaborare. Ho collaborato con Aurora Borealo, che è un cantante. Lui mi fa, ma poi tra l'altro voi direte mi ha pagato? No, perché siamo amici. Lui seguiva la mia pagina, gli piaceva quello che facevo, io seguivo le sue canzoni, mi piaceva quello che faceva, ci siamo trovati, siamo andati a bere insieme, abbiamo detto facciamo un post su Instagram insieme. E lui mi fa, guarda, stanno per uscire le mie magliette. E io ho detto, vabbè, dammi qualche grafica che poi le edito io. Ho preso le sue foto, le editate, eccetera. Abbiamo fatto un post collaborativo di questo tipo. È il bello che quello che faccio io si può sposare con qualunque cosa. Non deve nemmeno essere rilegato all'idea dell'illustrazione. Io posso collaborare con i cantanti, posso collaborare. Ho fatto dei meme per My Secret Case e anche quella lì una collaborazione non pagata, Mhm. cioè non erano cose fatte perché mi ha contattato il brand, mi ha dato dei soldi, eccetera. Lì ho contattato un'illustratrice, le ho detto facciamo delle opere originali per My Secret Case, per me è una cosa figa, è una cosa che ho voglia di fare, facciamo. E quindi lì ti trovi a collaborare con un brand, a fare delle opere originali, a essere postato magari anche sulla pagina del brand. Ed è una cosa che fai perché hai voglia di farlo. Cioè, io penso che il limite del formato non mi appartenga, perché così come ho creato Ciao Mamma, potrò creare qualcos'altro in un altro formato più avanti. Non è così tanto rilevante per me. L'importante per me, cioè io sono proprio arrivato ad un momento della mia vita in cui me ne frega soltanto di stare bene, voglio avere i soldi per mangiare, stare tranquillo,
eh, leggermi i miei libri, uscire con gli amici a bere, tornare a casa da mio padre a fare una grigliata e stare tranquillo. Cioè, ho, non ho perso anche completamente ogni forma di ambizione. Cioè, non me ne frega proprio più un cazzo. Attraverso le tue opere si nota tantissimo questa raggiunta pace dei sensi e anche pace interiore, ovviamente combattuta e voluta, raggiunta col tempo e ancora si vede della sofferenza. Adesso vorrei parlare delle tematiche finalmente delle tue frasi, delle tue opere. Sì, Quindi sì, mi ritrovo in quello che dici e traspare, come dicevi, la sincerità è un aspetto fondamentale delle tue opere, quindi ciò che hai detto traspare in molte delle tue raffigurazioni. Io ho individuato, diciamo, quattro categorie, quattro tematiche principali attraverso il tuo profilo Instagram di Ciao Mamma, che vorrei affrontare con mhm, te. Allora, la prima sicuramente è l'amore, la mhm, seconda è la sofferenza, la pena, la depressione anche, e anche l'aspetto mhm, riflessivo. Poi c'è l'aspetto trash, ironico, e poi c'è l'aspetto, diciamo, più etico, politico. Secondo me mhm, raggiungi il massimo splendore quando riesci a mescolare poi questi elementi insieme. mhm. Però partiamo un attimo dall'amore. Allora, l'amore, nella tua ottica, è fondamentale, è qualcosa di, nella nostra generazione, spesso incondivisibile o incondiviso o sofferto e anche, diciamolo, anche malato da alcuni punti di vista, Sì, e sì. però è necessario ed è liberatorio. Descrivacene un pochino i caratteri. Ma perché l'amore, allora, innanzitutto, io chiamo fare cose che con intento popolare, perché poi non è detto che debbano essere popolari. Penso che comunque l'amore sia un sentimento che provano tutti, quindi molto banalmente è una cosa che arriva a tutti. E io stesso in primis lo provo costantemente e continuamente. C'è stata un'evoluzione sicuramente dall'amore idealizzato all'amore tossico nella relazione reale e disfunzionale ad un'evoluzione dell'amore come concetto di cura, che penso che sia il livello più alto. Io penso che non ci sia educazione all'amore, ma non banalmente dal punto di vista sessuale. Penso che quando si parla di determinate tematiche si resti ad un livello molto basso, ma non perché si vuole essere semplici, ma proprio perché non si ha livello di comprensione. Quindi l'amore è sicuramente qualcosa di fondamentale che cura le persone, ma l'amore anche come cura, prendersi cura di. Io penso che sia un concetto anche politico, l'amore, infatti te quando dici che si mescola, secondo me l'amore in questo momento si mescola in maniera molto forte con la tendenza anticapitalista, perché se noi pensiamo ad appagare noi stessi tramite il consumo sfrenato, lo possiamo applicare queste logiche anche ai partner e alle relazioni, mentre prendersi cura di una persona singola, ma che non deve essere necessariamente una persona singola, io non condanno in nessun modo nemmeno le relazioni aperte ai poliamori. Eh, prendersi cura delle persone, ma nelle relazioni, delle amicizie, essere presenti, perché l'amore non è soltanto l'amore relazionale romantico, ma anche l'amore per i genitori, per la famiglia, per gli amici. Io penso che anche l'amore sia un tabù molto spesso per gli uomini. Penso che ci sia pochissima educazione sentimentale, la maggior parte degli uomini è repressa. Io ho fatto anche dei meme nei quali parlo appunto della vulnerabilità maschile, che è un tema che mi è molto caro. Le persone che nascono biologicamente come uomini sono repressi emotivamente per quasi tutta la loro vita e quindi hanno delle reazioni molto spesso anche violente nel momento in cui non riescono ad entrare in contatto con se stessi, o si dissociano, o diventano violenti. La rabbia come uno dei pochi sentimenti concessi, la necessaria virilità, la necessaria competizione. Penso che sia una violenza che gli uomini subiscono e penso che tutti i movimenti femministi e transfemministi potrebbero benissimo aiutarli. Vabbè, poi senza poi andare a fare spiegoni o soffermarsi necessariamente sopra questo determinato genere, secondo me nella pagina vecchia si vedeva molto di più la mia tendenza autodistruttiva, la mia tendenza all'amore tossico. Adesso che sono più stabile nella vita e sono più felice, sono più appagato, ma anche ho più comprensione di determinate questioni della vita, eh, ho diminuito anche i meme di quel tipo, che purtroppo tiravano un sacco e quindi faccio anche meno like. Però
Vabbè, penso che come risposta sulla questione amore, dimmi tu se vuoi che affrontiamo qualcuna delle altre tematiche che hai toccato, che devo dire sicuramente non saranno esaustive, ma come livello di individuazione hai fatto un'ottima individuazione di base delle tematiche principali. Approfondiamo un attimo la tematica dell'amore perché mi interessa brevemente. Sì. Tu fai anche il docente, no? Quindi sei a contatto con i nuovi adolescenti, non che siano troppo distanti dalla nostra età, e tuttavia uno stacco c'è stato. Io credo che tu parli molto delle sensazioni e dei rapporti sentimentali e amorosi della contemporaneità, però lo fai in modo diverso. Chiedo scusa. Cioè, il rapporto di difficoltà nell'amore che abbiamo nelle ultime generazioni, che in realtà è universale, ma che ha preso forma secondo nuovi modi e secondo nuove profondità nei nuovi decenni, negli ultimi decenni, ha trovato forma ad esempio in romanzi, in poesie, tra virgolette, classiche, però non ha la stessa incisività che ha nelle tue opere. Ma io penso semplicemente che sia una questione di comprensione, perché se l'amore che viene portato, ma banalmente nelle canzoni, l'amore che viene trattato nelle canzoni è un amore incompleto. L'amore che viene, cioè se noi pensiamo ad un amore che sia puramente sessuale, un amore puramente idealizzato, è un amore che non ci porta ad una serenità personale, stiamo parlando di amori incompleti e sono meno reali. Io penso che tantissimi artisti che si sono affermati tramite l'estremizzazione della loro ambizione siano degli infelici e ci stupiremo a sapere quante persone felici ci sono in giro per strada. Cioè, non dobbiamo chiuderci nella nostra bolla di tristezza. Anch'io ho questa attitudine malinconica che ho sempre avuto, però nel momento in cui vai per strada, ti giri e vedi che quante persone sono felici di ascoltarsi i tormentoni estivi, no? Tante volte, molto banalmente, il tormentone estivo raggiunge più persone, ma non perché alle persone piacciono le cose banali, ma semplicemente perché, secondo me, l'arroganza degli artisti è stata estremizzata da questa nostra società che ha una tendenza a spostarsi sempre di più verso un'idea capitalista e quindi un'idea di isolamento. E se noi siamo isolati, non solo siamo più banali nei nostri pensieri perché non ci confrontiamo con le altre persone, ma siamo anche molto meno condivisibili. Quindi, secondo me, le cose che scrivo io non sono migliori di quelle delle cose che si scrivono negli anni 70-60. Sono sicuramente molto spesso più condivisibili delle cose che sono state scritte negli ultimi 5-6 anni, almeno nel mio piccolo, io posso parlare del mondo meme. Però se vado ad ascoltarmi le canzoni, se vado ad ascoltarmi il mondo del rap, cioè il sesso secondo me è qualcosa di fondamentale, qualcosa di incredibile, bellissimo, che si lega a doppio filo con l'amore, ma non può essere scisso, non può essere costantemente scisso. Se tu mi parli solo di sesso, mi stai parlando di qualcosa di incompiuto, cioè qualcosa di bello, sicuramente bello anche il rapporto occasionale, queste cose, no? E lì inizia e lì finisce. Il sesso, la carne, la condivisione, la passione in connubio con l'idea di amore è qualcosa di incredibile, qualcosa di molto più potente. Quando fai sesso con una persona che ami, è qualcosa di assurdo, imparagonabile al sesso occasionale. Ehm, o all'accontentarsi, all'idea di accontentarsi. Ma com'è che crei questo amore? Tramite l'esserci, tramite il dare valore. Quando è che dai valore alle cose? Quest'idea costante del devo dare di più, molto spesso, devo smettere di sprecare il mio tempo. Queste sono tutte stronzate. Questa è l'idea che devo costantemente fare. Ci sta bruciando la testa questa idea costante del dover fare, del dover affermarsi, del dover crescere, del dover migliorare. La- Noi viviamo in un'epoca basata sull'aumento sul segno più, l'aumento del PIL, l'aumento dei partner, anche questa stronzata dell'idea del body count, no? Che si guarda con quante persone è stato eletto, quante persone hai frequentato. Non è questo che dà valore alla persona.
però in un momento in cui c'è così tanto, diciamo, di perso dal punto di vista anche della ricerca del... mh, qualcuno dice perdita di valori, io dico semplicemente che ci sono perdite di punti di vista, ognuno è chiuso all'interno della sua bolla e ha riferimenti diversi, quindi ci si scontra tra persone, ma che nessuno è sbagliato, hanno semplicemente obiettivi diversi. Quello che manca, secondo me, a livello reale è la socialità, l'incontrarsi costantemente con le persone, in continuazione, parlare, i luoghi d'aggregazione. E quindi in tutto questo nasce anche un valore che è dato dal continuare a dedicarsi in maniera presente a delle persone singole. Ehm, ma lo possiamo vedere in tutto, lo possiamo vedere in Netflix, le persone che devono guardarsi tutte le serie del momento, e magari si guardano una serie in maniera molto veloce perché se ne devono guardare un'altra, senza riguardarsi i film, rileggersi i libri. E questa cosa è applicata anche nelle relazioni interpersonali. Mm, non lo so, questo è una tematica secondo me che affronto tanto. E prima, quando non avevo compreso queste cose, non riuscivo ad esprimere tramite parole, penso che trasparisse artisticamente tramite una mancanza, era come se trasparisse la mancanza di qualcosa che non capivo che cos'era, mentre adesso mi sono reso conto che è semplicemente la necessità dei punti di aggregazione, la necessità di dedicarsi, la necessità di esserci e di creare valore reale tramite la condivisione. Mi sono infervorato. Ma poi posso dire che secondo me sto missando tutte le tue domande. Tu mi fai le domande, poi io finisco a parlare di altre cose. Spero di non essere stato troppo dispersivo oppure di averti fatto saltare le domande. Non ti preoccupare, questo è il bello. Concluderei sull'amore dicendo solo questo. Secondo me, nell'immaginario collettivo ci sono, e nei prodotti artistici, diciamo, per il pubblico, ci sono due forme di amore, cioè quella astratta, diciamo a livello di canzone classica di Sanremo, dove di fatto sì, si parla di amore, si parla di rapporti, si parla di felicità amorose, anche di sofferenze amorose, ma in maniera molto diluita e molto astratta. Mentre un altro versante è quello dell'amore, soprattutto nelle canzoni rap, come dicevi tu, del sesso occasionale, della superficialità, mentre nelle tue opere e anche in altre opere vorrei citare, molto famoso per chi si occupa di letteratura dagli anni 90, Walter City, secondo me ha affrontato tematiche che sono presenti anche nelle tue opere e tuttavia in formato completamente diverso. Lì c'è la profondità dei rapporti amorosi e anche della tossicità e della difficoltà di avere rapporti nel mondo contemporaneo. Tu riesci a toccare le nuove generazioni e riesci anche a sentire, per questo ti volevo fare la domanda riguardo al tuo lavoro, cioè riesci a percepire ciò di cui scrivi attraverso il tuo lavoro e il rapporto con i tuoi studenti, oppure credi No, che... No, dimmi pure. no, ma ti stoppo per mille motivi. Allora, la prima cosa è semplicemente che ciò che elaboro in questo senso non deriva dalla scuola, perché non è tramite quel rapporto con gli alunni che sono arrivato ad avere determinate elaborazioni anche sulle Certo, nuove generazioni, ma è frequentandole direttamente. Cioè, è molto più facile comprendere qualcuno non in un ambito lavorativo così chiuso, anche perché cioè, comunque relativamente passo poco tempo con i ragazzi che hanno un mondo al di fuori. Per dire, è molto più facile comprendere queste visioni, secondo me, guardando i TikTok che parlano di questa determinata cultura, guardando i video di YouTube di un adolescente, cioè è quello il loro mondo reale, perché comunque la scuola è una realtà molto formale, molto chiusa nei suoi determinati standard, ed è un discorso che non voglio nemmeno troppo approfondire, però volevo semplicemente dirti che non deriva da questo. Secondo me il mio livello certo. di osservazione delle nuove generazioni deriva dall'osservazione dei loro trend, perché comunque a me piace continuamente aggiornarmi e quindi vedere i videogiochi che giocano, i film che vanno di tendenza, perché quello che va di tendenza generalmente è legato alla generazione dopo. Io ho 29 anni, sto per andare per i 30, anche se dal video sembra che ne abbia 47. Ehm, però non mi perdo mai magari l'ultimo manga
che va di tendenza. Per dire, questa qui è una stronzata, ma mercoledì me la sono vista pure anch'io su Netflix. My Hero Academia me lo sono letto anch'io. Rondo da Sosa e Mambolosco me li sono ascoltati anch'io. Perché mi piace, perché mi diverte vedere qual è la tendenza nuova. E se tu rimani all'interno delle tendenze nuove, riesci a parlare ancora con quelle generazioni. Però l'importante è non forzarsi in questa cosa. Io lo faccio finché mi diverto. Quando non mi diverto più, ad esempio in questo momento, non me ne frega un cazzo di ascoltarmi le nuove tendenze e leggermi i manga dei ragazzini. Mi sto leggendo le mie cose, sto facendo dei lavori che ho delle referenze anche visive che sembrano più nostalgiche. Perché? Perché in questo momento sono questo, e in un momento successivo magari sarò un'altra cosa. Infatti io penso che rischio di perdere molto pubblico dei ragazzi un pochettino più giovani perché sto scrivendo meno frasi tossiche e loro non sono ancora arrivati ad un livello più alto di concetto di cura e di amore, oppure non sono così interessati a determinate tematiche. Cioè, io quando scrivo delle cose sono consapevole di perdere pubblico. Quando ti faccio la critica all'ambiente LGBTQ+, quando ti faccio la critica alla sinistra, quando ti faccio la critica al liberismo, quando ti faccio la critica alle destre estreme, eccetera. Cioè io perdo costantemente follower, ma perché a me fa schifo l'idea di inquadrarmi a livello di mercato. Mi fa schifo. È una cosa che non posso fare, perché altrimenti vado a tradire l'attitudine artistica della mia opera. C'è una scelta ad un certo punto devi fare se monetizzare o meno. E io penso che questo potrebbe essere un aggancio con il libro che ho fatto. Ti spiego perché ho fatto il libro. Io il libro l'ho fatto perché lì ci sono dentro tutti i meme violenti che mi bannerebbero su Instagram. Ci sono delle battute orribili, cioè di picchiarsi, di, cioè secondo me potrebbero avere anche letture omofobe e misogine. Benissimo, quelle le cose che ho scritto all'interno del libro. Infatti si chiama Della violenza, è un libro Esatto, forte. spieghiamo bene questo. Dunque, perdonami, Sì, a breve uscirà un libro di Ciao Mamma, di Domenico, in cui il tema sarà la violenza e saranno portate tutte le sue opere che riguardano il tema della violenza, che ovviamente non possono trovare spazio sul social. sempre in formato Sempre in meme. formato meme, cioè questo è molto interessante. Tu trasponi un formato nato sul social, che funziona sul social, su un supporto che in realtà col social c'entra poco e che è precedente. E quindi dopo diventa una sorta di artbook, anche qui torniamo all'artbook, dove il Sì, rapporto esatto. tra esperienza del social ed esperienza cartacea si rivolta, cioè di solito abbiamo le opere visive portate sul social. Tu stai facendo l'opposto. Questo perché? Perché il supporto di carta, il libro, ti permette più libertà. Poi chiariamo un attimo anche l'aspetto Esatto. della misoginia, cioè tu quando affronti i problemi e le sensazioni del contemporaneo, ne affronti anche le contraddizioni, e questo è anche il tuo afflato etico, cioè spieghiamo bene, tu non sei contro, anzi tutt'altro, cioè tu ti combatti molto a favore del femminismo, anche delle... Vabbè, il punto è che secondo me non traspare e non deve trasparire quello che penso, perché è irrilevante. Tante volte quando la gente mi dice, eh, mi fa dei commenti e mi dice tu sei un cretino perché hai pensato questa cosa, ma chi ti dice che io pensi questa cosa solo perché l'ho postata? Cioè la mia pagina è un'istantanea, tante volte sono o istantanee di sentimenti, istantanei di stati d'animo, oppure scrivo delle battute che mi fanno ridere ma che parlano di cose che non penso. Cioè, Certo, per dire, se io ho fatto delle battute a favore, cioè non a favore, però ho fatto delle battute ho scritto delle frasi d'amore con sfondo Giorgia Meloni, però non vuol dire che ho votato Giorgia Meloni. certo. Oppure se io ti faccio delle battute dove prendo io ho una tendenza comunque, vabbè, cioè, penso che traspaia, soprattutto per le persone che mi conoscono, ho una tendenza socialista io dal punto di vista politico, però faccio le battute contro i socialisti perché mi fanno ridere, perché mi piace, perché è quello che penso, no? Mi piace esaltare la contraddizione, enfatizzare Esatto. il pensiero. È normale che facendo in questo modo arrivi a scrivere anche delle cose dal punto di controverse, ma non vuol dire che sia nel tuo pensiero. Quindi se io faccio delle battute ehm, sul mondo queer, sugli omosessuali, sul razzismo,
posso dire una cosa, io ne sento anche il bisogno in questo momento di esaltare tutto l'ambiente violento e tutto l'ambiente proibito sui social, perché io sono in un momento in quale mi sento represso, perché penso che il livello di repressione di Instagram e Facebook e tutto l'ambiente meta sia eccessivo. Non è possibile che io se scrivo piedini venga bannato, se io scrivo picchio vengo bannato. C'era una battuta che secondo me era super innocua, che era odio le risse, no, odio le discussioni, preferisco gli accoltellamenti. Se io faccio una battuta di questo tipo, sto enfatizzando il fatto che comunque c'è un disprezzo nei confronti dello scontro, del conflitto. Tu non è che soltanto perché ho scritto accoltellamenti devi pensare che io sono a favore dell'aumento della Certo, violenza. Non è così, ma perché il social non ti permette la profondità del pensiero e quindi qualunque cosa sembra negativa, sembra misogina, sembra omofoba, eccetera. Siamo in un'epoca di assenza dell'approfondimento e io ho sentito la necessità di sfogarmi in questo modo facendo un libro molto controverso, molto forte, che si chiama appunto della violenza. E l'idea appunto è sfogare questa frustrazione. Secondo me alle persone che lo acquisteranno piacerà e si sentiranno in colpa del fatto che gli piacerà. Questa è la mia idea. vero. Sicuramente l'elemento catartico nell'arte è sempre presente, cioè rispecchiarsi anche nelle contraddizioni e anche nelle violenze, nelle sofferenze, nei buchi neri delle opere d'arte per metabolizzare i propri vuoti. Un aspetto che mi interessa è quello dell'approfondimento che manca sul social, perché secondo me sei molto contemporaneo, molto al passo con le necessità della contemporaneità, proprio perché tu hai capito come il social non permetta l'approfondimento, allora hai coniugato, hai messo un piede in due scarpe, hai coniugato un linguaggio concreto, diretto e in grado di attirare e di interessare il pubblico, e tuttavia poi c'è la trappola, cioè poi vieni risucchiato in un vortice emotivo e di esperienza assolutamente profondo, che poi ti porta, se hai una certa sensibilità e un certo interesse, alla riflessione, all'introspezione. Ma al di là della ricerca dell'introspezione, tante volte ci sono veri e propri paragrafi che scrivo all'interno del meme e sono discorsi lunghi che se io postassi senza aver messo altri meme più fruibili prima, nessuno leggerebbe, perché ti portano all'interno del flusso, te Certo. dici, ah, ho riso, ah, ho pianto, adesso mi leggo anche questa roba qua. Però, ripeto, è tutto spontaneo, cioè non è che dici che c'è stato uno studio a tavolino prima, è tutto, si è evoluto spontaneamente. A un certo punto avevo bisogno, aspettami, hanno citofonato. Mi è arrivato, cosa molto divertente, mi è arrivato un regalo da parte di un brand in questo momento. Benissimo. Perché comunque ho livelli di engagement molto alti, quindi i brand comunque tante volte hanno Sono voglia di interessati. collaborare con me. Cioè, io sono fuori scala, perché le pagine di 30.000 follower come le mie hanno un tasso di engagement che si aggira intorno dal 4 al 10% con picchi del 16. Il picchi del 16, cioè se tu hai 16% di engagement sei considerato gigantesco. Il mio livello di engagement è fuori norma. Io ho 30.000 follower, mi guardano i meme in 25.000. Guardano e di questi 25.000 interagiscono di solito un terzo. Cioè, quando tu vedi a un mio meme che ha 1500 like, vuol dire che l'ha visto meno di 10.000 persone. Io ce l'ho tutti quanti i numeri. Se io avessi più visibilità, farei molti, ma probabilmente no, perché comunque me li sono costruiti nel corso del tempo. Cioè, sto crescendo piano piano, però quelli che ci sono veramente. È indubbio che tu riesca a parlare molto direttamente con il tuo pubblico e che tu abbia una presa vera sulla mente e sulle emozioni del tuo pubblico. Infatti mi scrivono un botto di gente.
che vuole conoscermi, che vuole entrare in contatto. È anche per questo che sei qui, no? Perché vedo che il tuo messaggio è consistente, ha un significato e ha un valore. Vorrei adesso affrontare l'argomento del trash dell'ironia, che Sì, da un lato permette più engagement, appunto, perché mette un pochino più a proprio agio con le proprie emozioni e con il pubblico, con banalmente il follower. sì, E qui c'è anche un aspetto interessante. Adesso il fruttore dell'arte è anche un follower, che non è per forza una cosa negativa, cioè adesso dobbiamo venire a patti con questo, cioè fruire opere d'arte attraverso um, i social vuol dire avere una community, vuol dire avere un pubblico che è, anzi, è ancora più legato all'artista e alla sua arte, perché attivamente decide di seguirlo. esatto. Secondo me, comunque, dal punto di vista pratico, la gente si è completamente rincoglionita e pensa che il mondo esista soltanto sui social e non è assolutamente così. Ci sono tantissime persone che fanno arte ad altissimi livelli e non hanno Certo. profili Instagram, Facebook, eccetera, TikTok, X, perché a me piace ancora dire Twitter, però è più giusto dire X ormai. Ehm, Secondo me non bisogna rincoglionirsi a questo punto da pensare che i Sì. social siano la salvezza dell'umanità o che siano il futuro, perché comunque chi guadagna di più sui social, generalmente chi riesce a portare le persone dal social alla vita vera. Eh, Gli eventi, la presenza umana delle persone è ciò che è ancora più appagante costantemente dal punto di vista soprattutto artistico. I grandi cantanti, non è detto che avere tanto seguito sui social voglia poi dire avere tante date o vendere tanti dischi. Anche la questione dello streaming, cioè l'idea dei numeri, i numeri vanno interpretati, non si può pensare costantemente che tu hai fatto disco d'oro, allora sei un bravo cantante, non puoi pensare che hai tanti follower, sei un bravo artista. E questa cosa non la sto dicendo al pubblico, la sto dicendo agli artisti, perché ci sono tanti artisti che pensano che il loro valore vada poi ad essere misurato sotto questi aspetti. Ma allo stesso modo non bisogna nemmeno essere quegli artisti boriosi elitisti che dicono ah non mi segue nessuno ma io sono bravissimo, no tu sei un coglione, perché comunque devi trovare un punto di equilibrio tra le cose, ma soprattutto devi guardare qual è il tuo obiettivo, qual è il tuo fine. Il mio fine in tutto questo è divertirmi e ci sto riuscendo. Poi ti dici anche la parte trash, la parte di intrattenimento, perché fai così tante battute e dici così tante stronzate? Ma perché io sono un coglione nella vita vera. Se tu esci con il mio gruppo di amici, l'altro giorno sono andato al Bar Rondò che è qua a Milano, a Nolo, eravamo in fila al bagno, c'era una fila incredibile, c'erano 10 persone, e allora io mi sono messo in mezzo alla fila e mi sono messo a fare battute, a tirare tutti quanti dentro, a mettermi a ridere e scherzare, a chiacchierare così. Perché mi stavo annoiando e non volevo fare la fila in bagno, stando zitto così per 20 minuti. Ho detto almeno chiacchiero un pochettino, rido e scherzo con le persone. E c'è una ragazza a un certo punto che mi ha chiesto: ah, ma tu fai lo stand-up comedian? No, non faccio quello stand-up comedian. Però, perché mi piace ridere e scherzare, io faccio tantissimi giochi di parole, cioè, Ciao Mamma è un ottimo contenitore per far fruire la complessità di una persona. Cioè, sotto la scusa della banalità e della semplicità, tu puoi veicolare diversi messaggi e un giorno hai voglia di scrivere una stronzata, un giorno hai voglia di fare il famoso orni posting, quindi parlare soltanto di sesso e di cose che ti fanno eccitare, lo fai. Un giorno hai voglia di parlare. Anzi, ti faccio uno spoiler. Sto preparando un post sul corpo, il libro di Galimberti, che è il libro che sto leggendo adesso. E quindi farò un post sul libro, su un saggio filosofico. In realtà Un- credo che questa eterogeneità di messaggi, di sensazioni, di idee sia il tuo potere. Poi trova unitarietà nel format, cioè scritta e sì, immagine, e poi nella tua identità, nella tua personalità. Assolutamente. Concludendo sull'ironia, un aspetto interessante è che di solito studiando letteratura, studiando, diciamo, arte in genere, si dice si dice che l'ironia sia un mezzo per creare distanza, cioè la distanza ironica ti permette di affrontare alcuni argomenti in modo disincantato, in modo distaccato. Nel tuo caso è un pochino diverso, perché l'ironia, sì,
permette un pochino di intrattenere il pubblico e quindi di farlo scottare di meno e di farlo anche distrarre di meno, di farlo annoiare di meno. Però dall'altro canto l'ironia è veramente innervata, legata intrinsecamente alle tue emozioni. Cioè, quando tu parli d'amore, di sofferenza e di depressione, l'aspetto ironico non è un filtro, sembra proprio che faccia parte dell'esperienza e dell'emozione stessa. Ti voglio citare il più grande poeta della storia. Aspetta, 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 prima che tu vada avanti, ti cito il più grande poeta della storia dell'umanità, che, come tutti sappiamo, è il cinese che scrive le frasi dentro i biscottini della verità. Allora, io ero fuori, ho avuto un periodo che, vabbè, trasparsi tantissime battute in quel periodo. Io ho sofferto di depressione, di ansia depressiva, per molti anni della mia vita. Ehm, e mi ricordo che ero veramente al limite, ma al limite proprio pesante, stavo molto male, pensieri molto brutti. Sono andato al cinese, ho aperto un biscotto della fortuna e c'era scritto questa frase che ho salvata sul cellulare. Naturalmente il biscotto l'ho buttato perché io odio, cioè non sono un accumulatore, però accumulo diciamo in maniera digitale nei cloud, ho pochi oggetti. E c'era scritto in questo biglietto: l'ironia ti salverà la vita. E io ci credo davvero tantissimo, penso che l'ironia sia un filtro fondamentale, proprio nel mio, no, al di là dell'espressione artistica del mio modo di vivere la vita. Ok, prego, continua. Certo. Volevo prendere un esempio, leggere una delle tue opere, poi la mostrerò anche a schermo, ma per chi ci ascolta dal podcast potrà avere esperienza diretta, ecco. Chissà se anche tu, nelle notti in cui pensi che la vita sia tutto qui, pensi a scrivermi, alla pasta al sugo sul Tirreno, a una vita insieme. Che dire, allora, come vedete, grande semplicità di messaggio, profondità però di contesto, perché crea immagini molto varie tra di loro. La notte in cui si pensa disincantatamente se sia tutto qui. Una frase che da un lato è molto vera, la vivo quotidianamente. Dall'altro canto molto, molto legata, diciamo, anche a sentimenti, se vogliamo, anche un pochino adolescenziali di insicurezze e che tuttavia però persistono nella vita. Anzi, magari con l'età adulta semplicemente si mettono sotto un tappeto e si procede con il tran tran quotidiano. Poi, quindi, nelle notti in cui pensi che la vita sia tutto qui, pensi a scrivermi, quindi l'aspetto comunicativo nel mondo contemporaneo, cioè il texting, il messaggio e l'aspetto social, alla pasta al sugo sul Tirreno, e questa è un'immagine altamente evocativa, fa ridere, ironica, ma allo stesso tempo è un ricordo di una vita che quasi non c'è più, cioè quasi anche qui un ricordo di un'estate anni 90, la pasta al sugo sul Tirreno, e che tuttavia crea l'immagine, si sente la pasta, si sente il sugo, si sente il mare. E avendo studiato poesia per anni, ti assicuro che queste immagini sono presenti in artisti di alto livello. Penso ad esempio Dino Campana, che cita il mare Tirreno quando parla di un rapporto amoroso. Penso ad esempio ad Augusto Blotto, un poeta poco conosciuto, ma che cita, ha dei titoli geniali nelle proprie opere. Uno dei suoi libri si intitola Il maneggio per Erti senza sugo, per dire. Quindi l'elemento visuale istintivo è sempre presente nelle tue vignette, per poi concludere se pensi a una vita insieme, e quindi si recupera l'aspetto amoroso, l'aspetto della vita comune e di un progetto comune, di una vita semplice se vuoi, ma nella semplicità trovare una possibile pace, anche se la vita sia tutto qui. E poi c'è anche l'aspetto visuale dell'immagine in sottofondo, che in questo caso deriva da un manga, e poi, come dicevamo, il contesto di tutte le altre immagini che sono a fianco, perché i post di Instagram, come sapete, possono essere cumulativi di immagini. Quindi Domenico propone una carrellata di immagini e di frasi che sono tra loro a volte legate, a volte no. Però il contesto, come dicevamo prima, dell'insieme delle opere crea un'esperienza artistica ed emotiva, secondo me, che potenzia ciascuna delle vignette. Parlaci un pochino, se vuoi,
della vignetta che ho preso ad esempio, che secondo me è molto esplicativa del tuo modo di fare. Vabbè, ma quello lì è un casino. Guarda, proprio mentre tu la leggevi ho pensato, ma proprio quella doveva prendere. Quella lì è stata, quella lì tu devi sapere che io scrivevo tante poesie un tempo, adesso molte di meno, però ho delle bozze di poesie che scrivo. Io scrivo poesie molto complesse, molto molto complesse, che si incastravano tra di loro. Sono un grande amante dell'allitterazione, della scrittura ricorsiva, eccetera. Ehm, e diciamo che per me quel libro che ho scritto, io ho pubblicato un libro che si chiama Del Flow, che è un libro appunto di poesie in metrica rap, cioè io parlo critico tante volte anche quell'immaginario perché comunque è un immaginario che conosco molto bene. E io penso che aver scritto qualcosa di così complesso mi legittimi a scrivere cose molto più banali. Però in realtà è un'evoluzione che è avvenuta in maniera molto più naturale, molto più semplice, non mi ci sono sforzato. E adesso scrivo cose molto semplici in questo modo, come dicevi appunto tu. Ehm, allora, ero sul Tirreno in un ristorante di pesce con mio padre e era sera, sono andato a letto, ho scritto quella cosa. È venuto molto, molto in maniera... è poesia, è un'attitudine poetica. Io penso che la grandezza di questo passaggio sia semplicemente il fatto che io non ho paura di esporre i miei sentimenti, cioè di essere una persona adulta che entra ancora in contatto con i propri sentimenti e non si vergogna di scrivere, non si vergogna di queste banalità. Poi senza stare a perdersi sull'idea della poetica, perché le poesie sono belle se le scrivi da tanto tempo, cioè sono 15 anni che io scrivo le poesie, ma non me le tengo per me, le leggo al pubblico, vedo quello che piace alle persone, vedo il riscontro diretto e questo influisce tanto sulla capacità di scrittura. A me non interessa niente della tecnica più ormai, mi interessa principalmente arrivare e piacermi, ma perché non devo dimostrare nulla e quindi creo l'immagine cosiddetta, come dicevi appunto tu, questa visione evocativa perché ero sul Tirreno, il Tirreno è meraviglioso, è normale che i grandi poeti lo citino. Io penso che la poesia sia una delle pochissime arti che è in grado di trasporre a questo livello l'emozione. La poesia non è la scrittura non è poesia. La poesia, secondo me, è un intento artistico che può essere inglobato all'interno di moltissime opere diverse. Io continuo a dire sempre che, secondo me, Ernst era più poeta che pittore, Max Ernst, che è una delle mie fonti di ispirazioni preferite. Ma così come Massimo Pericolo, quando scrive le poesie, le canzoni ha un intento poetico. Quindi la poesia secondo me può essere inglobata all'interno di qualunque visione. Tant'è che io continuo a dire che la poesia può essere interna al meme. La gente dice tu sei un ironista, sei un memer. No, io sono un poeta, perché il mio intento è poetico. Il mezzo è il meme, il mezzo è l'immagine, la scritta, eccetera. Esistono vari mezzi che possono essere dei tramiti ehm, dell'arte poetica, che è un'attitudine, appunto poi facevo anche l'esempio di Massimo Pericolo, che è un cantante rap con una scrittura d'attitudine poetica. Poi lasciamo stare se piace o meno, secondo me molto banale in alcune riflessioni, soprattutto ultimamente, però ha comunque un'attitudine poetica. E allo stesso modo dicevo, i meme di Ciao Mamma hanno un'attitudine poetica, però sono meme, cioè non sono poesie, non bisogna rilegare l'idea della poesia alla scrittura, perché un concetto, una canzone, un film possono avere un'attitudine poetica. E io cosa intendo molto spesso per poesia? Se non la trasposizione di un sentimento collettivo in maniera dolce, molto spesso sentimentale. Ma poi ci sono 47.000 interpretazioni. Però diciamo che la mia attitudine poetica molto spesso sta nel entrare in contatto con i sentimenti, ma non solo miei, ma quelli collettivi. Parlare per conto di altri molto spesso. Questo aspetto che la poesia non sia il format poesia di per sé, in realtà io sono
d'accordo con Carmelo Bene, nonostante sia spesso citato e facile citarlo, ma in questo caso secondo me ha colto il punto. Non si fa poesia con la poesia, non si fa musica con la musica, cioè non sono le componenti interne e limitanti del genere e dell'espressione artistica di per sé a creare la vera poesia, anche perché in realtà la poesia contemporanea prevede diversi tipi di scrittura e di sperimentazione linguistica, ma non è questo il punto. Non si Esatto. fa poesia con la poesia, non si fa musica con la musica, non si fa teatro con il teatro. Cosa vuol dire? Che stando vincolati alle strutture e ai canoni del genere, in realtà non si produce nulla. Tu- Bisogna superare il genere di per sé, immettendoci dell'altro, trasfigurarlo e anche ehm, renderlo in maniera più astratta attraverso degli altri elementi che non sono propri del medium di per sé, allora sì che si raggiunge una vetta superiore. Secondo me non ti devi assolutamente vergognare del testo che ho citato, io l'ho scelto appositamente perché secondo me in realtà ha una grossa vena di intelligenza, di emotività e che riesce a mescolare più livelli allo stesso momento e a raggiungere un livello di poesia superiore anche a livello linguistico e di immagini create. Cito per concludere Edoardo Sanguinetti quando lui dice voglio una poesia, voglio raggiungere uno stile che non abbia Sì. stile. La poesia è ancora praticabile, probabilmente. Io me la pratico, lo vedi, in ogni caso praticamente così. Con questa poesia molto quotidiana e molto da quotidiano proprio, e questa poesia molto giornaliera e molto giornalistica anche, se vuoi, è più chiara poi di quell'articolo di Fortini che chiacchiera della chiarezza degli articoli dei giornali, se hai visto il Corriere dell'11 lunedì, e che ha per titolo appunto Perché è difficile scrivere chiaro, e che dice persino, ahimè, che la chiarezza è come la verginità e la gioventù e che bisogna perderle, pare, per trovarle, e che io dico guarda che è molto meglio perderle che trovarle in fondo. Perché io sogno di sprofondarmi a testa prima ormai dentro un assoluto anonimato, oggi che ho perduto tutto o quasi. E questo significa, credo, nel profondo, che io sogno assolutamente di morire questa volta, lo sai. Oggi il mio stile è non avere stile. Alla fine, secondo me, tu metti così tanto di te stesso, metti così tanta ricerca in ciò che fai, che sei assolutamente riconoscibile, le tue opere sono uniche, e tuttavia poi fai il giro completo, cioè quasi sembra che le tue opere siano frutto di un'intelligenza artificiale a un certo punto, nel senso che le produci così tante, sono così diverse ma simili, fanno riferimento a immagini di repertorio. Sembra quasi che a quel punto siano nate di per sé stesse, nonostante riflettano tantissimo la tua interiorità. E questo è un paradosso interessante della tua opera. Non so se ci hai mai riflettuto. No, mi fa piacere. Questa cosa qui io non ci avevo mai riflettuto, ma me l'avevano già fatta notare quando avevo fatto l'intervista con Brando, mi avevano detto alcune persone che non immaginavano ci fosse questo pensiero dietro la creazione delle opere, pensavano che fosse qualcosa che si andava a creare tramite un'intelligenza artificiale, un'immagine, diciamo, che mi era già stata fatta presente. Però, guarda, io ti posso dire, a me le tue analisi, le tue parole mi hanno fatto veramente tanto piacere perché avere anche questa forma di riconoscimento per me è importante. Ti fa capire anche che stai perseguendo la via giusta, perché comunque secondo me anche arrivare al pubblico, eccetera, non ci arrivi senza convinzione, senza dedizione, tante volte sbagli, tante volte non raggiungi dei risultati anche che meriti ed avere queste belle parole, sinceramente, molto spesso ripaga tanto, quindi ti volevo ringraziare. Io ringrazio te per essere venuto, per esserti esposto, anche per aver superato dei problemi tecnici che abbiamo avuto. La discussione secondo me è stata Incredibili molto... problemi tecnici. La discussione secondo me è stata molto proficua, molto varia, ci sarebbe tanto di cui parlare. Magari lo posticipiamo per una seconda chiacchierata in un futuro prossimo.
quando magari svilupperai nuovi Super progetti, perché comunque volentieri. dovete sapere che Ciao Mamma è il progetto per cui Domenico è più conosciuto, ma esiste anche Ciao Cuore, che è una pagina dove, Giusto. diciamo, dove Domenico sublima un pochino di più il suo carattere artistico e, diciamo, arriva veramente a livello un pochino più astratto di comunicativo. Ehm, Poi c'è il libro, c'è un'associazione, c'è una rivista. Domenico ha tanto di cui parlare. Tuttavia, credo che per oggi possa bastare qui. Ti ringrazio ancora tantissimo. Perché no? Ci risentiremo in futuro. Grazie ancora, Domenico. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.